Cosa fa un ingegnere ambientale? Un ingegnere ambientale si occupa di tutte quelle che sono le opere ingegneristiche per la tutela dell'ambiente e di tutto ciò che ci circonda. In modo particolare si può occupare della progettazione e della bonifica dei siti contaminati, della progettazione di impianti di depurazione e della progettazione di impianti per il trattamento dei rifiuti. In modo particolare si può occupare anche del rilascio di pratiche ambientali quali l'AIA, l'AUA e la valutazione di impatto ambientale. Dove operano gli ingegneri ambientali? Un ingegnere ambientale può lavorare sia in modo autonomo svolgendo la libera professione e dunque il rilascio di quelle che sono le pratiche ambientali o la realizzazione di opere a basso impatto ambientale. Può lavorare per conto di aziende che si occupano della realizzazione di impianti di depurazione o di potabilizzazione delle acque o impianto di trattamento dei rifiuti o di bonifica dei siti contaminati. Può lavorare anche per conto di enti pubblici come ad esempio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ovviamente ingresso mediante superamento di concorso. E il suo programma o carico di lavoro? Può descriverlo? Diciamo che gli orari di lavoro di un dipendente pubblico o privato sono distribuite su 40 ore settimanali, suddivise in 8 ore al giorno per 5 giorni, mentre per quanto riguarda la libera professione, il libero professionista non ha degli orari specifici in quanto sarà lui a gestire il proprio lavoro in maniera autonoma. Quali sono le competenze più importanti che un ingegnere ambientale dovrebbe avere? Le competenze principali di un ingegnere ambientale sono la capacità di individuare quelle che sono eventuali soluzioni a problematiche che possono insorgere durante l'attività lavorativa, prendere decisioni con fermezza, saper progettare quanto gli viene commissionato e saper leggere qualsiasi documento o progetto gli viene incaricato. Quali sono i tratti caratteriali più importanti che un ingegnere ambientale dovrebbe avere? Le soft skills principali che deve possedere un ingegnere ambientale sono la calma ed il controllo dello stress, in quanto spesso ci si trova a lavorare con dei ritmi serrati che possono essere dovuti alla consegna e all'ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti. Un ingegnere ambientale deve essere autorevole, ma saper ascoltare anche quelli che sono i pareri altrui. Com'è stato il suo percorso accademico fino a quando non è diventato un ingegnere ambientale? Il mio percorso universitario era suddiviso in un percorso di laurea triennale ed un percorso di laurea magistrale. Inizialmente il passaggio dal liceo all'università non è stato semplice, in quanto ci si ritrovava a lavorare con dei ritmi differenti e con delle nuove modalità di studio a cui non ero principalmente abituato. Tuttavia, con il passare del tempo, sono riuscito ad incanalarmi rispetto a quelli che erano i ritmi universitari e dunque a raggiungere quelli che erano gli obiettivi che mi ero imposto inizialmente. Quanto guadagna in media un ingegnere ambientale? Lo stipendio di ingegnere ambientale varia a seconda della tipologia di lavoro che egli intende intraprendere. In modo particolare, se decide di lavorare presso un'azienda, lo stipendio netto mensile può variare tra i 1.400 e i 2.000 euro a seconda del livello con il quale viene inquadrato attraverso i contratti nazionali del lavoro. Se invece decide di svolgere la libera professione, un ingegnere ambientale non ha un vero e proprio salario netto mensile, ma a seconda dei lavori che andrà a svolgere potrà avere un guadagno che può partire da un minimo di 200 euro. Mi dica una cosa che le piace di più del suo lavoro e una che non le piace. La cosa che più mi piace nel mio lavoro è la possibilità di vedere realizzato ciò che io stesso ho progettato, ovvero vedere nascere qualcosa che è partita dalla mia testa. Quando si intraprende un'attività lavorativa che realmente ci piace, credo che sia difficile trovare dei difetti in quello che facciamo.